Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Questa sera sarà una sbarbata con una formula che non conoscevo prima, o meglio ancora non la conosco perché ancora non l'ho provata, però è la formula VR1 di Ariana Evans nella profumazione Bang. Ok, mi è stata prestata da Pier Giorgio, quindi io adesso la apro, ma chiaramente non è un sapone nuovo, è un sapone usato, lo vediamo qui sotto. L'unica cosa che vi faccio notare è che è assolutamente duro, quindi andrà a durare parecchio. La profumazione viene descritta dal produttore come una profumazione di cannabis e spezie. Ora io in realtà questa cannabis non riesco a sentirla. Sento un fiore e sento le spezie indefinite peraltro. Non mi chiedete, dice chiodi di garofano, anice stellato, pepe, no, non lo so. Ci sono delle spezie però, ok? Molto bene. E questa profumazione, diciamo, è gradevole, molto gradevole, così a prima annusata non è sicuramente la mia favorita, ma insomma è una profumazione carina, mettibile, ok? Il pennello, guarda, intanto andiamo a bagnare questo sapone in maniera che, ecco, si ammorbisca un pochino e magari ci rilasci anche qualche sentore in più. Il pennello sarà lo Yagi in tasso, eccolo qui, Yagi, brush in tasso, che è stato opportunamente a mollo e ce lo rimettiamo così continua a idratarsi. È tanto che non lo uso, quindi è opportuno che si idrati bene. Il rasoio sarà lo Slim Gillette Adjustable, armato con delle Treat Carbon che un pochino che non uso e che sono nuove, quindi le andiamo ad aprire. Andiamo ad aprire la scatolina e ci prendiamo questa Treat Carbon che armerà il nostro rasoio. Poggiamo la lametta, eccola qui sotto, e a questo punto, già che il rasoio si regola da aperto, lo andiamo a regolare e io lo regolo, ma io direi su un 5. Dovreste vederlo bene, è regolato su 5. Vado a chiudere ed ecco qui gap, esposizione, la testina che si vede molto bene. E a questo punto iniziamo la preparazione per questa sbarbata, no? La formula del sapone è la VR1. Io in realtà avevo intenzione di fare un passaggio sul sito di Ariana Evans per farvi vedere la descrizione del sapone, eccetera, eccetera, ma in realtà non c'è. Il sapone non c'è sul sito di Ariana Evans, probabilmente lo hanno terminato, è out of stock, e quindi non si trova, cioè non c'è nessuna descrizione. Quindi la descrizione sarebbe stata quella di un sito importatore, Goodfellas più che qualsiasi altro, e quindi io ho preferito glissare questa parte, ok? La barba è abbastanza lunga, chiaramente. Ultimamente sto sempre facendo passare parecchi giorni tra una sbarbata e l'altra, il che non è sempre necessariamente meglio. Secondo me c'è un time frame, un lasso di tempo nel quale la barba cresce e rende la sbarbata più piacevole.
superato quel lasso di tempo, in realtà poi non è più così. Secondo me quel lasso di tempo è di 3 giorni, 3-4 giorni. Di più poi diventa Devo dire che era un sapone che mi sarebbe piaciuto montare in ciotola, però non essendo mio non mi azzardo a fare il prelievo. Allora, una volta montato c'è qualcuno che ho sentito che dice che tira fuori il sentore di cannabis. Io forse lo percepisco appena, ma insomma, ripeto, è una buona profumazione, ma secondo me questa cannabis non è che si imponga più di tanto. Il montaggio, sinceramente, pur essendo questa una base vegetale, dà l'impressione sul viso di avere un tallo quadro. Cioè non lo fa rimpiangere, non fa rimpiangere quelle doti che però, insomma, poi andremo adesso a confermare una volta appoggiata la lama sul viso, Sì, è molto burroso, credo che sia merito, io chiaramente l'inci l'ho già letto, dell'olio di jojoba, che è del burro di karité, se non mi sbaglio, ci sta dentro. Eh sì ragazzi, adesso e chi lo legge? Guardate come è scritto piccolino. Non lo leggerò mai e poi mai. Comunque, sì, diciamo ragazzi che il montaggio non è per nulla male. E le doti meccaniche effettivamente non fanno, non fanno rimpiangere nulla, non tradiscono. Tra l'altro io vi devo dire che oggi stavo pensando dopo, no? La grafica su questo sapone è uno spettacolo, guardate questo uomo qui.
Cioè i colori sono azzeccati, no? Arancione, rosso, giallo, cioè quindi colori sparati. Con questo qui che è tipo un santone indiano, sempre con gli stessi colori, questa barba in questo modo. Ecco, la barba forse non ci fa pensare tanto a un sapone da barba. Ma vi dico che in linea generale la grafica mi ha piacevolmente colpito. È accattivante, no? Ti richiama, ti... Ecco, tenendolo sotto il naso, vi dico che qualcosa cambia rispetto a quando lo vai ad annusare. Qua sono andato proprio di contropelo, cioè di pelo preciso, perché il mio pelo in quel punto del viso va proprio in quella direzione. Poi io vi voglio far vedere, intanto guardate che cosa meravigliosa, no? Tutto il pelo che viene via con un rasoio regolato effettivamente a metà e poi ecco qui, questa è la consistenza del sapone che è oggettivamente ottima, cioè complimenti per la formula vegetale. Forse va rinforzato un pelino questo sapone, un pochino di più, ne va preso, ecco, gli ho dato un po' più di corpo.
Ora, siccome questo è un adjustable, lo so che molti partono da un setting e rimangono su quel setting, io invece lo apro e lo porto a 1. Ok? Eccolo qui. Questo rasoio regolato a 1 è una carezza e con un sapone così ben, diciamo che dà una giusta protezione e una giustissima scorrevolezza. È perfetto. Ecco, la pelle rimane veramente, veramente molto molto idratata. È piacevole, ragazzi. La sensazione è davvero piacevole. Oh ragazzi, ho ottenuto un BBS? No, ovviamente no, perché il rasoio, per darvi questo rasoio qui, per darmi proprio quella sensazione tattile di liscio completo, lo devo regolare a 3. A 1 però ottengo una buona sbarbata, molto più che accettabile, che va benissimo, va ritoccata un pochino qui, ecco. Una buona sbarbata molto più che accettabile e che dà una sensazione di liscio visiva ma non tattile, però di contro la mia pelle che si irrita con una facilità, ormai la conoscete, estrema, di fatto non ha sofferto quasi per nulla, anzi per nulla direi. Non ci sono red point, la pelle è assolutamente idratata, bella, mi piace. Devo dire che questa formula VR1 non è niente male. Abbinato c'è il suo aftershave, sempre con lo stesso tizio inquietante sulla... Pare che esplode, capito? Pare che sei uno che deve esplodere. Non so perché mi ricorda i Pirati dei Caraibi, quando c'era quello con le micce nella barba lì, che poi sarebbe Barba Nera, no? Vabbè, comunque. Questo qui, annusiamolo. Questo è molto più buono.
profumo di questo è molto più buono. Continuo a non sentire la marijuana, la cannabis, ma sento invece un bel fiore, non lo so, io sento un bel fiore. Guardate qui, guardate. Gocce, non c'è bisogno di metterne grandissime quantità. Ecco, ne ho messo forse questa cannabis, esce fuori, però c'è qualcosa di dolce che non riesco a identificare. Davvero, questa è davvero una buona profumazione, ben diversa dal sapone da barba, ma veramente buona. Ecco, questa sì, questa è una cosa che mi ha convinto. Il sapone sul profumo mi aveva convinto sì e no. Invece l'after mi piace molto. Bene ragazzi, io che vi dico? Sta Formula VR1, che è quello che mi incuriosiva più di tutto, poi al di là del profumo, non ha nulla da invidiare agli Ariana ed Evans, diciamo, in tallow, no? Nulla, assolutamente nulla. Ottime proprietà, qualità secondo me molto alta, addirittura forse è anche più piacevole sul viso, devo essere onesto. Sulle profumazioni, beh, ce ne sono poche in VR1, ho annusato questa, Pier Giorgio mi ha dato l'opportunità di annusare anche, se non mi sbaglio si chiama La Vida, ma veramente profuma del Big Bubble, e io quello ho smesso di mangiarle tanto tempo fa, quindi non è stato il mio gradimento. E niente, signori, che vi dico? Con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!